Benvenuti, benvenuti al nostro podcast Italian Flow. Sono Maria. E io sono Stefano. Ciao ragazzi, come va? Siamo così felici di avervi qui con noi oggi. E sai una cosa, Stefano? Ho una fame incredibile mentre prepariamo questo episodio. Anche io. E sai perché? Perché oggi parliamo di uno dei miei argomenti preferiti in assoluto. Il ristorante. Ragazzi, prima di iniziare, se questo è il vostro primo video con noi, cliccate sul pulsante iscriviti. È gratis e ci aiuta tantissimo. Esatto. E non dimenticate il like. Quel piccolo pollice in su è prezioso per noi, davvero. Sì, perché grazie a voi possiamo raggiungere più persone nel mondo che, come voi, vogliono imparare questa lingua meravigliosa. L'italiano, la lingua del cibo, dell'arte, della musica, dell'amore. Stefano, stai esagerando di nuovo. Va bene, però è vero. Allora, Stefano, come stai oggi? Dimmi la verità. Sto bene, grazie. Anche se stamattina mi sono svegliato tardissimo. Ho dormito fino alle 10. Cosa? Alle 10? Ma è sabato, no? Si può fare. Esatto. Durante la settimana mi sveglio sempre alle 6:30 per andare al lavoro, ma il weekend è sacro. Ti capisco benissimo. Anch'io durante la settimana devo alzarmi prestissimo. È dura, vero? Molto. Comunque hai fatto colazione. Sì, certo. Sono andata al bar vicino casa. Un cappuccino caldo e un cornetto alla crema. Buonissimo. Ah, il cornetto alla crema. È il mio preferito in assoluto. Adoro andare al bar la mattina. C'è sempre quell'atmosfera speciale, no? Assolutamente. In Italia la colazione al bar è più di una tradizione. È proprio un rituale. Tanta gente lo fa ogni singolo giorno. Io sono uno di quelli. Non riesco proprio a iniziare la giornata senza il mio cappuccino. È come se il mio cervello non si accendesse. Anche per me. Senza caffè non funziono proprio. Sono tipo uno zombie. Sai, stamattina, mentre bevevo il cappuccino, stavo pensando a una cosa. Dimmi, a cosa pensavi? Stavo pensando ai ristoranti, perché ieri sera sono uscito a cena con degli amici e, Oh, dove sei andato? Racconta. con entusiasmo, in un posto nuovo qui vicino al centro. Si chiama La Taverna del Gusto. Non lo conoscevo, me l'ha consigliato un collega. E com'era? Buono? Maria, ti dico la verità. Ho mangiato delle lasagne che... incredibili, fatte in casa, con il ragù di carne che si scioglieva nella bocca. Perfette. Le lasagne, le adoro. Mia nonna le fa sempre la domenica e sono il paradiso. Le lasagne della nonna sono sempre le migliori, questo è sicuro. Nessun ristorante può batterle. Anche se devo dire che ci sono ristoranti dove le fanno davvero bene. È vero. E sai una cosa? Questo mi fa pensare. Oggi parliamo proprio di questo. Esatto, ragazzi. Oggi parliamo di come parlare dei ristoranti in italiano. Questo è un argomento super utile, soprattutto se state pianificando un viaggio in Italia. Perché, ragazzi, dovete sapere una cosa importante. In Italia, mangiare al ristorante non è solo mangiare, è un'esperienza, è cultura, è vita. Assolutamente. Noi italiani amiamo mangiare bene e amiamo farlo insieme alla famiglia, agli amici. Il cibo per noi non è solo nutrimento, è un modo per stare insieme, per socializzare, per condividere. È un momento di condivisione vero. Quando vai al ristorante con qualcuno, crei ricordi, ridi, parli, ti confidi. È proprio così. Nella cultura italiana il pasto è un momento sacro, non è qualcosa che fai di fretta. Mai. Se provi a mangiare veloce in Italia, la nonna ti guarda male. È vero. Allora, ragazzi, oggi vi insegneremo tutte le parole e le frasi più importanti per andare al ristorante in Italia. E faremo esempi reali, conversazioni autentiche, come se foste davvero lì con noi. Pronti? Iniziamo. Allora, Maria, partiamo dall'inizio. Quando vuoi andare in un ristorante, qual è la prima cosa da fare? Beh, la prima cosa è prenotare un tavolo, soprattutto se è un ristorante famoso o se vai nel weekend. Esatto. In italiano diciamo vorrei prenotare un tavolo. Oppure, buongiorno, vorrei fare una prenotazione per stasera. E cosa ti chiede il ristorante? Di solito chiedono per quante persone e a che ora? Quindi devi saper dire i numeri. Per esempio, per 4 persone, alle 20.
Attenzione ragazzi, in Italia di solito si cena alle 20, alle 20:30, anche alle 21, non come in altri paesi dove si cena alle 18. È vero, se provi a cenare alle 18 in Italia, molti ristoranti sono ancora chiusi. Esatto. Allora, dopo che hai prenotato, quando arrivi al ristorante, cosa dici? Buonasera, ho una prenotazione. E il cameriere ti chiede: a che nome? Che significa qual è il nome della prenotazione? E tu rispondi: a nome Rossi, oppure la prenotazione è a nome Mario Rossi. Perfetto. E poi il cameriere ti accompagna al tavolo, dicendo «Prego, accomodatevi» o «Seguitemi, per favore». Accomodatevi è una parola molto italiana, molto elegante. Significa sit down o make yourself comfortable. È una parola che usiamo spesso, anche quando inviti qualcuno a casa tua. Accomodati, mettiti comodo. È gentile e formale allo stesso tempo, molto italiana. Bene, ora sei seduto al tavolo. E cosa succede dopo? Il cameriere ti porta il menù. Ah, il menù. Questo è fondamentale. In italiano diciamo il menù o la carta. Sono due parole diverse ma con lo stesso significato. Puoi dire: mi porta il menù, per favore? Oppure: posso vedere la carta? Benissimo. E adesso si sfrega le mani. Parliamo di cosa c'è dentro un menù italiano tipico. Ah, questa è la parte interessante. Ragazzi, attenzione, perché la struttura del pasto in Italia è diversa da altri paesi. In Italia il pranzo o la cena si divide in parti diverse. È quasi come un rituale, una cerimonia. Allora, c'è l'antipasto, il primo piatto, il secondo piatto, il contorno e il dolce. Aspetta, andiamo per ordine. Ragazzi, non spaventatevi, non dovete mangiare tutto. È vero, sarebbe troppo, ma è importante capire la struttura. Allora, il primo piatto è di solito pasta o risotto, qualcosa con carboidrati. Per esempio, spaghetti al pomodoro, penne all'arrabbiata, risotto ai funghi, lasagne, ravioli. Il risotto ai funghi è uno dei miei piatti preferiti in assoluto. Cremoso, profumato. Anche a me piace molto. E poi c'è il secondo piatto, che è la portata principale di proteine. Il secondo è carne o pesce. Per esempio, una bistecca, del pollo arrosto, del pesce al forno, delle polpette. E attenzione, alzo il dito. Il secondo di solito arriva da solo nel piatto, quindi devi ordinare anche... Il contorno. Il contorno è verdura o patate. Per esempio, insalata, patate al forno, spinaci, zucchine grigliate, melanzane. Quindi un pranzo completo in Italia è antipasto, primo, secondo con contorno e poi il dolce. Ah, il dolce! Mai dimenticare il dolce. Il dolce è importantissimo. Tiramisù, panna cotta, gelato, crostata, torta al cioccolato. A me piace molto la torta al cioccolato calda con il gelato alla vaniglia sopra. Oh sì, il contrasto tra il caldo e il freddo, il dolce del cioccolato, è fantastico. È una delle mie debolezze. Ma attenzione ragazzi, non tutti mangiano tutto questo quando vanno al ristorante. No, sarebbe troppo cibo. A volte prendi solo il primo, o solo il secondo, o primo e dolce. Dipende da quanta fame hai e dall'occasione. Ieri sera io ho preso solo il primo e il dolce. E come dolce cosa hai preso? Con soddisfazione ho preso il tiramisù. Era perfetto, non troppo dolce, con il giusto equilibrio tra caffè e mascarpone. Mi hai fatto venire una fame. Possiamo fare una pausa per andare a mangiare? No, dobbiamo finire. Dai, continuiamo. Bene ragazzi, adesso parliamo di una cosa molto importante. Come ordinare al ristorante. Sì, perché non basta sapere cosa vuoi mangiare, devi anche saperlo dire. Allora, il cameriere arriva al tuo tavolo e dice: Avete scelto? Oppure siete pronti per ordinare? e tu puoi dire: sì, grazie, se sei pronto. Oppure: ci serve ancora un minuto, se non hai ancora deciso. Oppure possiamo avere ancora qualche minuto, per favore? Perfetto. E quando sei pronto per ordinare, dici: io prendo, o vorrei, o
Per me? Vorrei gli spaghetti alla carbonara. Io prendo una pizza margherita. Per me una bistecca. E se non sei sicuro di cosa ordinare? Puoi chiedere al cameriere. Esatto. Dici, cosa mi consiglia? Questa è una frase molto utile. Cosa mi consiglia? Significa What do you recommend? E il cameriere può dire, le consiglio il piatto del giorno, oppure la specialità della casa. Ah, queste sono frasi importanti. Il piatto del giorno è il piatto speciale di oggi Cambia ogni giorno ed è fatto con ingredienti freschi, di stagione. e la specialità della casa è il piatto più famoso del ristorante, quello che fanno meglio di tutti. Per esempio, se vai in un ristorante di pesce vicino al mare, la specialità può essere il pesce fresco del giorno. Oppure in un ristorante toscano la specialità può essere la bistecca alla fiorentina. Ah, la bistecca alla fiorentina. Quella è enorme e buonissima. Io l'ho mangiata una volta a Firenze. Davvero? Com'era? Raccontami. Era incredibile. È una bistecca grandissima, alta così, fa vedere con le mani, cotta alla brace, al sangue. Sì, in Toscana la bistecca si mangia sempre al sangue, vero? Esatto, se la chiedi ben cotta ti guardano male. Per loro è un sacrilegio. È vero, è parte della tradizione. E com'era il sapore? Chiudo gli occhi. Squisita, tenera, saporita. L'ho mangiata con patate arrosto e insalata. Indimenticabile. Sospiro. Che invidia. Io voglio andare a Firenze presto. Bene, continuiamo. Hai ordinato e cosa succede dopo? Il cameriere porta il cibo e mentre mangi può passare e chiedere «Tutto bene?» oppure «Vi piace?» o «Come va?» E tu puoi rispondere «Sì, grazie, tutto buonissimo» oppure «Perfetto, grazie» o «Ottimo». E se hai bisogno di qualcosa durante il pasto puoi chiamare il cameriere. Ma come lo chiami? Attenzione ragazzi, questo è importante. Puoi dire «Scusi» oppure «Mi scusi» e fai un piccolo gesto con la mano per attirare l'attenzione. Ma sempre in modo educato, eh? Mai urlare, mai schioccare le dita. Fai il gesto negativo. Mai, gli italiani sono molto educati al ristorante. Il rispetto è fondamentale. E un'altra cosa importante, il cameriere può chiedere all'inizio cosa bevete o volete qualcosa da bere? In Italia di solito ordiniamo una bottiglia d'acqua, per favore, o mezzo litro di vino rosso, o un litro di vino bianco. E l'acqua può essere naturale o frizzante. Acqua naturale o acqua frizzante. L'acqua frizzante ha le bollicine, come la soda. Io preferisco l'acqua naturale. E tu, Maria? Dipende, a volte naturale e a volte frizzante. Mi piacciono entrambe. Bene, ora parliamo di un momento importante, quando finisci di mangiare. Sì, quando finisci il cameriere può chiedere «Volete un caffè?» o «Volete il dolce?» o «Posso portarvi altro?» In Italia è molto comune prendere un caffè dopo pranzo o dopo cena. È quasi obbligatorio. Un caffè espresso chiude il pasto perfettamente. È la tradizione. E poi, pausa drammatica, alla fine chiedi il conto. Ah, il momento di pagare. Dici «Il conto, per favore» oppure «Possiamo avere il conto?» E aspetti che il cameriere porti il conto. Di solito arriva con un piattino o una cartellina. Attenzione ragazzi, in Italia il cameriere non porta il conto automaticamente. No, devi chiederlo tu. È diverso da altri paesi come gli Stati Uniti. Esatto. Sai perché? Perché vogliono darti tempo di rilassarti, di stare tranquillo. È molto rilassato. Noi italiani amiamo stare al tavolo anche dopo aver mangiato. Parliamo, ridiamo, beviamo ancora un po'. È un momento sociale molto importante. Compassione. Il ristorante non è solo per mangiare, è per stare insieme, per creare relazioni, per vivere. Bellissimo. Allora, come si paga in Italia? Puoi pagare in contanti o con la carta. In contanti significa cash, soldi fisici. Con la carta è credit card o debit card. Puoi chiedere «Posso pagare con la carta?» se non sei sicuro. Oggi quasi tutti i ristoranti accettano la carta, è diventato comune. Ma nei piccoli bar o nelle trattorie piccole a volte preferiscono ancora i contanti. Quindi è sempre meglio avere un po' di contanti con te, per sicurezza. E un'altra cosa importante, guarda la camera. In Italia la mancia non è obbligatoria. Esatto, questo è diverso da paesi come gli Stati Uniti. In Italia la mancia è opzionale. Se il servizio è stato ottimo puoi lasciare qualcosa, ma non è obbligatorio.
Di solito se il conto è 47 euro, puoi lasciare 50 euro e dire va bene così. Oppure arrotondare il conto. È un gesto gentile, ma non necessario. Bene ragazzi, adesso facciamo un esempio di conversazione completa, dal momento in cui arrivi al ristorante fino alla fine. Ottima idea. Io faccio il cliente e tu fai la cameriera. Perfetto. Pronti? Iniziamo. Buonasera, benvenuti. Avete prenotato? Sì, buonasera. Ho una prenotazione a nome Bianchi. Ah, sì, il signor Bianchi. Siete in 4 persone, giusto? Sì, esattamente, siamo in 4. Perfetto. Venite con me, per favore. Questo è il vostro tavolo. Accomodatevi pure. Grazie mille. È un bel tavolo, vicino alla finestra. Sorridente. Prego. Sono contenta che vi piaccia. Vi porto subito il menù e la carta dei vini. Perfetto, grazie. Ah, e potremmo avere dell'acqua? Certamente. Naturale o frizzante? Naturale, grazie. Benissimo. Arrivo subito. Pausa. Ecco qui il menù. Vi lascio qualche minuto per scegliere. Se avete domande, chiamatemi pure. Va benissimo, grazie. Pausa. Allora, avete scelto? Siete pronti per ordinare? Sì, allora io come antipasto vorrei il tagliere di salumi e formaggi. Ottima scelta. È buonissimo. Prodotti locali. E come primo? Vorrei gli spaghetti alle vongole. Perfetto. Sono freschissime, arrivate stamattina. E come secondo? Vorrei il pisce al forno con le patate. Benissimo. E da bere? Volete del vino? Sì, cosa ci consiglia con il pesce? Con il pesce vi consiglio un bianco. Abbiamo un ottimo vermentino della Sardegna. Perfetto, una bottiglia di vermentino allora. Benissimo. Arrivo subito con l'antipasto. Pausa. Ecco qui il vostro tagliere. Buon appetito. Grazie, ha un aspetto fantastico. Pausa. Come va? Vi piace? Sì, tutto buonissimo, complimenti allo chef. Sono felice. Glielo dirò sicuramente. Pausa. Volete un caffè o un dolce? Sì, vorrei un caffè e il tiramisù, per favore. Ottimo. Arrivo subito. Pausa. Ecco qui. Altro? No, grazie, tutto perfetto. Il conto, per favore. Certo, arrivo subito. Ecco qui. Potete pagare qui o alla cassa. Posso pagare con la carta? Certamente, nessun problema. Perfetto, è stato tutto ottimo, grazie mille. Grazie a voi, è stato un piacere. Buona serata. Ecco, questa è una conversazione completa e realistica. Sì, avete visto? Abbiamo usato tutte le frasi che abbiamo imparato oggi. Parliamo anche dei diversi tipi di ristoranti in Italia. Sì, c'è la trattoria, che è un ristorante più semplice e familiare, con cucina casalinga. I prezzi sono più bassi, l'atmosfera è calda e accogliente. È come mangiare a casa della nonna. Poi c'è l'osteria, simile alla trattoria ma spesso più piccola e antica. E, naturalmente, la pizzeria. In pizzeria mangi principalmente pizza, ma spesso anche altro. La pizza è sacra in Italia, ogni città ha le sue pizzerie famose. E poi ci sono i ristoranti gourmet o stellati, più eleganti e costosi. I ristoranti con le stelle Michelin, lì i piatti sono opere d'arte. Ma ricordate, ragazzi, per mangiare bene in Italia non serve andare in un ristorante stellato. Assolutamente, anche in una piccola trattoria di paese puoi mangiare benissimo. Bene, ragazzi, stiamo arrivando alla fine di questo episodio. È stato lungo ma spero davvero utile. Ricapitoliamo. Prenotare un tavolo, ordinare il cibo, chiedere consigli, chiamare il cameriere e pagare il conto. E ricordate di essere sempre educati e gentili. Gli italiani apprezzano molto l'educazione. E quando siete in Italia, provate sempre la cucina locale. Ogni regione ha piatti diversi. A Napoli la pizza, in Emilia-Romagna le lasagne, in Sicilia gli arancini. In Liguria il pesto, in Toscana la bistecca, in Piemonte i tagliarini al tartufo. Rido, potremmo continuare per ore. L'Italia ha una cucina così ricca. Cari amici, è stato un piacere parlare con voi di questo bellissimo argomento. Speriamo che questo episodio vi aiuti quando andrete in un ristorante italiano. Se vi è piaciuto, lasciate un like, è molto importante per noi. E iscrivetevi a Parla Italiano Oggi se non lo avete già fatto. Così non perderete i nostri prossimi episodi. Ne abbiamo tanti in arrivo. E se avete domande o volete suggerire un argomento, scrivetelo nei commenti. Leggiamo tutti i vostri commenti e ci fa molto piacere rispondere. Siamo una comunità, una famiglia. Allora vi salutiamo. Grazie per aver guardato. Ciao a tutti e buon appetito se state per mangiare. Sì, buon appetito e ricordate, In Italia si mangia sempre bene, è una garanzia. ci vediamo nel prossimo episodio di Parla Italiano Oggi. Ciao ragazzi! A presto!